Vogliamo finalmente dire che tra le band storiche dell'hard rock internazionale dei primi anni 70 non ci sono soltanto Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, ma ci sono anche i protagonisti del video di quest'oggi, i Grand Funk. Sì, perché diciamo la verità, quando si parla di hard rock anni 70, i nomi che vengono fuori essenzialmente sono i soliti, giustamente, per carità. Ovviamente quando parliamo di fenomeni enormi, quali Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, ovviamente non possiamo che inginocchiarci e dire, beh sì, questi sono i gruppi sicuramente più significativi di quel periodo, in quel genere di musica. Però non possiamo dimenticare anche questa band americana, che invece ha venduto la bellezza di 25 milioni di dischi. In America sono osannati da sempre e invece purtroppo qua da noi sono piuttosto ignorati, ma per fortuna ci siamo noi qua a Lion Rock Café a tappare questa falla, e oggi parleremo per l'appunto di questa band Grand Funk, o per meglio dire Grand Funk Railroad. Il gruppo dei Grand Funk nasce in questa località che si chiama Flint nel Michigan, quindi vicino Detroit, una zona da sempre molto proficua per quanto riguarda dare i natali a rock band e a personaggi quali Alice Cooper per esempio, e ovviamente anche Ted Nugent, di cui parleremo in un futuro video, è già in cantiere, non vi preoccupate, parleremo anche del grande Madman di Detroit. Ma tornando ai Grand Funk, dobbiamo dire che sono nati nel 1969, ovviamente prima hanno avuto altre esperienze musicali, e sono nati nel 69 in una formazione a tre, un trio tipico. In quel periodo andava molto di moda questo tipo di formazione, ovviamente ricordiamo tra tutti i Jimi Hendrix Experience e i Cream di Eric Clapton. Ovviamente queste sono le formazioni principali, però ce n'erano davvero tanti di gruppi che si sono formati e sono rimasti in tre durante la loro carriera, anche se nel caso dei Grand Funk, come vedremo poi, diventeranno quattro successivamente. Comunque, tornando a questo periodo di inizio della loro carriera, dobbiamo dire che sono stati molto agevolati da un certo Terry Knight. Terry Knight era un componente tra l'altro anche di un gruppo musicale precedentemente, poi si è dato alla carriera di disc jockey e finalmente poi decide di diventare un produttore, di diventare un manager di successo, e lo fa proprio pompando alla grande questa band, la formazione di Mark Farner, che poi è il chitarrista del gruppo, la voce principale del gruppo, ed è un personaggio davvero dalla personalità straripante anche dal vivo, nonostante non sia molto alto di statura, dobbiamo dire, però ha un'immagine molto forte, con questi suoi capelli lunghi lisci, un po' stile indiano, stile pellirossa, e poi si esibisce quasi sempre a torso nudo, ha questa chitarra molto aggressiva, che lo pone come uno dei chitarristi forse più hard di quel periodo. Ha un suono molto particolare, devo dire, si riconosce Mark Farner sia a livello vocale sia a livello chitarristico, ma ovviamente tutto non sarebbe adeguato alla situazione, al grande successo che li aspetta, se non ci fosse anche una sezione ritmica davvero eccezionale. E lo dico perché davvero io sono un fan da bassista del loro bassista. Il bassista in questione si chiama Mel Schacher, ma oltre alla sua tecnica e al suo gusto musicale, mi piace davvero particolarmente il sound, che per l'epoca era davvero al top, un sound aggressivissimo, molto presente, molto compresso. Insomma, Mel Schacher è un altro dei punti fermi di questo trio eccezionale, che tra l'altro è completato dal batterista e cantante, anche lui dalla voce molto dura, molto forte anche in questo caso, che si chiama Don Brewer, e anche lui è un personaggio over the top, perché ha questi capelli cotonatissimi, permanentati, e ha soprattutto uno stile molto aggressivo nel suonare la batteria, con tanti passaggi, e ovviamente anche con il suo timbro vocale che lo distingue in maniera particolare dai brani e dalla voce invece molto più squillante del leader del gruppo, ovvero Mark Farner. I Grand Funk Railroad sono sicuramente molto bravi, ma anche molto fortunati, perché per l'appunto questo loro manager Terry Knight riesce addirittura a proporli e a portarli al mitico Atlanta Pop Festival del 1969. Quindi dopo pochi mesi dalla loro creazione di questa band, si esibiscono davanti a 150.000 persone, in quel periodo ovviamente una
specie di record, e lo fanno tra l'altro coinvolgendo alla grande tutto il pubblico, quindi si comincia a parlare di loro prima ancora di realizzare un album, e questo ovviamente non fa che agevolare la carriera di questa band nei loro primi anni. C'è da dire che il gruppo, nonostante abbia dalla sua dei grossi e dei favorevolissimi riscontri da parte del pubblico che va ai loro concerti, che compra i loro dischi, però ha sempre avuto la critica contro. I giornalisti hanno sempre parlato abbastanza male, soprattutto nel primo periodo, di questa band. È sempre stata considerata una band troppo fracassona, troppo hard, perlomeno in quel periodo. In realtà se poi andiamo a ascoltare bene i loro brani, anche quelli iniziali, hanno delle influenze che secondo me spaziano molto rispetto a quello che si potrebbe immaginare. Per esempio Grand Funk, ok, il nome in qualche modo ci mette sulla giusta strada, perché in effetti abbiamo anche delle tracce delle reminiscenze che riportano molto al genere funk, ma soprattutto al soul, alla musica nera, merito probabilmente sicuramente anzi del loro leader Mark Farner, della sua voce, ma insomma anche la ritmica dei loro brani segue un po' questo andamento molto, molto funky, molto libero, molto anche ballabile se vogliamo, e questa è una cosa che li contraddistingue decisamente rispetto agli altri gruppi hard rock e heavy metal di questi primi anni 70. Dobbiamo poi dire che in quel periodo si registravano dischi uno dietro l'altro in rapida successione, magari anche ogni 6 mesi usciva un disco di una band importante, e in effetti i Grand Funk rispettano questa tradizione, uscendo nel 69 con il loro primo disco che si chiamava On Time, poi un altro secondo album successivamente che si chiama semplicemente Grand Funk, e poi un terzo album ancora sempre nel 1970 intitolato invece Closer to Home. Questi 3 dischi mettono subito in evidenza il sound roboante del trio di Michigan, e lo fa alla grande, direi, dimostrando anche la qualità esecutiva e compositiva di questo trio. Tra l'altro questi 3 album che io mi raccomando, come sempre vi consiglio di ascoltare, di avere, di possedere, perché della discografia del Grand Funk direi che perlomeno fino al 76 non si butta via assolutamente nulla. Dicevo, questi 3 album poi sfoceranno finalmente nel loro album sicuramente più conosciuto, più fortunato in assoluto, anche perché loro dal vivo sono fenomenali, erano fenomenali davvero, e lo dimostrano ampiamente in questo Live 1970, live album, semplicemente un album davvero dal vivo al 100%, senza sovraincisioni. Si sente davvero la grandissima carica, la grandissima energia che propone questo trio dal vivo, tra l'altro anche protagonista di lunghe improvvisazioni che magari nell'ottica attuale potrebbero sembrare un po' stucchevoli, un po' anche eccessive nella loro lunghezza, però negli anni 70 la musica era questa, era una libertà assoluta di espressione, e quindi tutti e 3 i componenti si sentivano liberi di dimostrare la loro voglia di suonare, la loro carica, la loro energia, e questo live album del 1970 è considerato tra l'altro dai critici, e quindi non soltanto dal sottoscritto, uno dei migliori live in assoluto di quel periodo. Beh, che dire, ci sono dei pezzi davvero trascinanti come Are You Ready, ma soprattutto vi segnalo questi brani che dal titolo potrebbero sembrare delle cover, in realtà non lo sono, ovvero Heartbreaker, che non è quella di Led Zeppelin, e Paranoid, che non è quella dei Black Sabbath, ma sono ugualmente molto valide, vi l'assicuro. E poi c'è questo tour de force che si chiama TNUC, che in pratica è trascinato dal basso prorompente di Mel Schacher, che come abbiamo detto è un grande protagonista del sound dei Grand Funk, e dalla batteria di Don Brewer, che come tradizione nell'epoca si esprime in un lunghissimo assolo di batteria presente in questo disco. Ma se un disco dal vivo in qualche caso rappresenta un po' la parte finale di una carriera musicale, in realtà nel caso dei Grand Funk rappresenta semplicemente l'inizio, perché da qui in poi succedono cose incredibili, vendono davvero tantissimi dischi, e in quel periodo era molto facile in America per i gruppi che avevano una grande attività concertistica, e loro ovviamente l'avevano. Tra l'altro da segnalare questo famoso concerto allo Shea Stadium di New York, lo Shea Stadium uno stadio molto famoso anche perché ha visto all'epoca, nel 66 se non vado errato, l'esibizione storica assolutamente celebrata dei Beatles, la prima esibizione storica celebrata dei Beatles in America. E
Cosa succede? Nel 1970 i Grand Funk infrangono il record di vendite dei biglietti in questo stadio, vendendo in pochissime ore tutti i biglietti, tutti i 55.000, se non vado errato, biglietti di questo stadio, e quindi confermano di essere una band seguitissima dal pubblico, un po' meno dalla critica, però questa cosa magari a loro non interessa più di tanto, anche perché il pubblico è stato sempre quello che ha comprato i dischi, e tra l'altro loro approfittano facendone uscire ancora altri, ancora molto validi di album, come per esempio Survival, come per esempio Phoenix, e tra l'altro in questi dischi si comincia a intravedere una certa tendenza verso una cura maggiore degli arrangiamenti, con l'introduzione anche delle tastiere, che tra l'altro fino a questo momento erano suonate proprio dal leader, da Mark Farner, che oltre che cantante superbo, chitarrista eccezionale, si dimostra anche un valido suonatore di tastiere, di Hammond organo, per la precisione. Quindi insomma dei musicisti sensazionali che mi dispiace davvero che in Europa, in Italia in particolare, non siano molto considerati, però come dicevo ci pensiamo noi qua a Lion Rock a farveli conoscere o riproporre, perché immagino che molti di voi che in questo momento stanno guardando questo video conosceranno perfettamente la carriera di questo gruppo, me lo auguro. Ovviamente scrivete nei commenti i vostri pareri a riguardo, perché come sapete io sono sempre felicissimo di ascoltare e di leggere i vostri commenti, le vostre proposte, le vostre puntualizzazioni anche, in questo caso le vostre opinioni. La lunga serie di album inanellati in questi primissimi anni 70 da parte dei Grand Funk Railroad continua con un disco che si fece notare non soltanto per la musica validissima peraltro, ma anche e soprattutto per la copertina a forma di moneta, ed è questo qua che vedete qui, si chiama Pluribus Funk. Tra l'altro una cosa particolare, un piccolo ricordo molto personale che ho di questo disco, perché all'epoca, non nel 71 ma qualche anno più tardi ovviamente, mi è stato regalato addirittura da un parroco di una chiesa che all'epoca non frequentavo, devo dire la verità, però conoscevo, ero passato di lì, si sapeva insomma che io ero un po' diciamo quello lì, la pecora nera della zona che ascoltava musica rock con cappelloni e cose varie, e quindi questo parroco, magari cercando forse di avvicinarmi al suo ruolo di portabandiera della religione cattolica, mi diede questo disco che non so per quale motivo sia arrivato nelle sue mani, e mi diceva forse questo ti piace, sicuramente lo ascolti e poi fammi sapere qua, là, su e giù. Ok, era proprio questo disco qua, è Pluribus Funk dei Grand Funk, e quindi un regalo davvero inatteso da una persona altrettanto insospettabile. Comunque è un grandissimo disco anche questo, ve lo consiglio tra gli altri, ma io direi che in questo periodo sono tutti belli i dischi dei Grand Funk, come già detto precedentemente, tutti da ascoltare, da vivere, perché hanno una fisicità anche a livello musicale che li contraddistingue, e a me piacciono davvero molto perché hanno anche questo senso del soul, della musica black, però è il tutto realizzato con l'ottica bianca, quindi con l'ottica molto hard rock. Tutti i dischi che abbiamo menzionato finora sono molto molto validi e quasi interscambiabili tra loro, però a questo punto nel 1973 arriva l'album che li consacrerà a livello nazionale negli States e anche a livello internazionale, direi. Eh sì, perché in questo 1973 esce l'album We're an American Band, è una dichiarazione di intenti ma anche un album pieno di successi, tra cui ovviamente la title track, forse uno dei brani che è stato più coverizzato in assoluto per quanto riguarda il repertorio dei Grand Funk, ed infatti è un brano davvero trascinante, ritornello molto accattivante, e poi c'è questo cowbell, come lo chiamano in America, questo campanaccio che segna il tempo, il ritmo di questa canzone, assolutamente importante nella carriera dei Grand Funk. Come dicevamo, i Grand Funk in questo periodo non sono più un trio, ma sono diventati un quartetto, perché è stato inserito ufficialmente nella band il tastierista Craig Frost. Questa sarà quindi la formazione che registrerà un altro importante album di successo nel mercato discografico americano, che risponde al nome di Shining On. Anche questo contiene dei brani molto trascinanti,
forse un pochino più accattivanti, forse un po' più radiofonici per il periodo perlomeno. Comunque un altro album secondo me molto ma molto valido. E poi arriverà nel 1975 un altro momento topico nella carriera dei Grand Funk, ovvero l'uscita di questo live, di questo Caught in the Act, che è doppio anch'esso, che contiene gli altri successi degli ultimi anni, quelli che magari non erano ancora stati realizzati nel 1970 nel loro primo live. Certo, questo è un live un pochino più sofisticato, se vogliamo, contiene dei brani quali Rock and Roll Soul, Shining On per l'appunto, e c'è più soul, più arrangiamento, nonostante sia un album dal vivo. Tra l'altro ci sono anche delle coriste in questo live, però ecco, se vogliamo proprio dire sì, magari la grinta, l'energia, la cattiveria dei primi dischi forse si sente di meno, però ragazzi è un disco davvero fenomenale anche questo Caught in the Act, quindi fatevelo vostro, ascoltatelo perché è veramente bellissimo. Poi non insisterò sempre sul dire che il loro bassista è assolutamente fenomenale, sia come sound sia come linee di basso che esegue. Ecco, però tutta questa grande attività concertistica e discografica alla fine nuoce un po' anche alla creatività della band, che in effetti comincia a dare segni di stanchezza a livello compositivo in questo Good Singing, Good Playing, nonostante la produzione di Frank Zappa, che stranamente si è in qualche modo affezionato a questa band piuttosto fracassona, immagino, per i suoi gusti musicali. Però ecco, sta di fatto che ne è diventato il produttore perlomeno in questo disco, un disco che però comincia a mostrare un qualche segno di cedimento dal punto di vista qualitativo. Una carriera discografica che comunque vede anche l'uscita di altri album che non abbiamo ancora menzionato, quali All the Girls in the World Beware, dal titolo e dalla copertina piuttosto ironica, così piuttosto goliardica, e poi anche Born to Die, altro album ben prodotto ma forse qualitativamente non ai livelli dei predecessori. A questo punto quello che accade non ve lo so dire, però sta di fatto che in quell'anno, nel 1976, i Grand Funk si sciolgono. Non si sa se per magari scazzi tra i vari componenti del gruppo, tra Mark Farner e Don Brewer, questo non lo sappiamo, oppure magari problemi con il management. Terry Knight, tra l'altro, è stato sempre un manager piuttosto discusso dai componenti del gruppo per questioni sicuramente economiche e di gestione. Però ecco, sta di fatto che i Grand Funk spariscono dai radar, sì, poi torneranno successivamente con altre riedizioni, magari in qualche caso ci saranno i due, la sezione ritmica, però mancherà Mark Farner, poi ci sono gli album registrati da Mark Farner in versione solista, poi ci sono i Grand Funk di Mark Farner, poi c'è stata una riunione del famoso Live in Bosnia del 97, se non vado errato, un album live tra l'altro molto bello anche questo, nonostante sia arrivato un po' fuori tempo in pieni anni 90, però molto valido, che per l'appunto vede il trio classico, la formazione classica all'opera. Però ecco, sta di fatto che i Grand Funk continuano ad esistere con formazioni alterne, con situazioni sicuramente sì da revival, però che non hanno ovviamente lo stesso valore, la stessa valenza di quello che era successo nei primi anni 70. Tra l'altro, per la cronaca, in questo gruppo, nelle ultime versioni, stiamo parlando quindi degli anni 2000, ha militato anche il ex chitarrista dei Kiss, Bruce Kulick. Comunque in questo video mi premeva più che altro dare attenzione a questa band, anche perché qua in Italia non sono troppo conosciuti. Sì, sicuramente qualcuno della mia età o magari anche più anziano sicuramente avrà seguito, avrà conosciuto i Grand Funk, anche perché nei primissimi anni 70, ricordiamo, si sono esibiti anche in Italia e chi c'è stato ha ancora le orecchie che gli fischiano da quanto il volume era alto, così mi hanno detto, e sicuramente sarà stata un'esibizione straordinaria, perché a quell'epoca erano al top della forma. Però, come dicevo, Grand Funk, una formazione che dobbiamo assolutamente tenere un po' più in considerazione. Non ci sono soltanto, come dicevo, la famosa triade, che poi secondo me dovrebbe comprendere anche Uriah Heep, di cui parleremo in futuro ovviamente, ovvero la triade composta da Deep Purple, Led
Zeppelin, Black Sabbath, ma anche questi Grand Funk, perlomeno in ambito americano, hanno rappresentato davvero la nascita dell'hard rock dei primi anni 70. Quindi occhio ai dischi di questa formazione americana, andateli ad ascoltare se ancora non li conoscete, perché scoprirete davvero un gran groove da parte di questa band. Abbiamo quindi dato un accenno alla storia dei Grand Funk, ma come dico sempre, quello che conta è la musica, quindi la cosa importante è avervi dato lo stimolo ad andare a cercare la musica di questi Grand Funk. Fatemi sapere cosa ne pensate, sempre qua nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, anche perché avremo sempre argomenti inerenti al rock, qualche volta inaspettati, qualche volta classici, però insomma tutto fatto con grande passione, come sapete. Aspetto i vostri like, aspetto i vostri commenti, aspetto le vostre iscrizioni, sempre qua su Lion Rock Café. Rock and roll!